e allora posso parlare di cervello, altrimenti dice lui, il mondo va per conto suo. O c'hai l'organo dell'attenzione, non quella dello stai attento, quella che costruisce i significati, che funziona, oppure è inutile che stiamo parlando di una cosa di cui non si può parlare. Allora, è l'ultima battuta, le parole ripetute e condivise socialmente diventano, dal punto di vista di chi dei gruppi degli uomini, impegni semantici, cioè tutte le volte che io devo chiedere una cosa so esattamente quello che devo dire. Se voglio un bicchiere d'acqua ti dico una di quelle cose lì, ti dico portami sulla luna, e non portala. Quindi si chiamano impegni semantici, cioè ognuno di noi ripete e impara poi da piccolo a fare le operazioni, le impariamo sin da piccolo. E sono impegni semantici, il bambino sa che quando vuole il latte o quando ha fame deve dire ho fame, oppure dammi un bicchiere di latte, non deve dire altre cose. Piano piano impara a fare queste operazioni, ma non come ti insegnano ancora oggi. Mia figlia che fa la quarta elementare, che guarda i suoi libri di quarta elementare, e le insegnavano il sopra e il sotto, con questa idea sempre delle due cose, cioè il sopra è lì. I significati, le parole sono lì, bastano gli occhi a vederli. E dicono i bambini come fanno a imparare a parlare. La mamma gli fa vedere il bicchiere, dice bicchiere, e il bambino imparerebbe il bicchiere, che sarebbe bicchiere perché lo guardi. Questa roba qua, gli italiani hanno 100.000 anni per costruire il loro significato di bicchiere, cioè qualche cosa che ha la funzione di contenere, qualche cosa che poi metti qui e la mandi giù. Ok? La riprova che questo meccanismo indicazione e ripetizione ti fa imparare, cercato lo smaschera subito perché dice ammettiamo che funzioni così, ma il bambino dice anche bicchiere e bottiglia, oltre a potergli fare vedere questo e un altro bicchiere che magari è grande così, e dice come fa il bambino a imparare quella E? Cosa gli fa vedere la mamma quando deve imparare la E? E quando invece impara a dire bottiglia o bicchiere, oppure tappo con bottiglia, con il con, le famose preposizioni di, a, da, in, con, cosa gli facciamo vedere? Perché i bambini le imparano, Semplice. E io sto ancora a aspettare uno di questi signori che mi venga a far vedere come fa a indicargli qualche cosa. E cercato, però mi ha già risolto il problema. Fa vedere proprio per niente, perché la E è uno di quei famosi significati che abbiamo imparato a costruire, probabilmente che sono i più antichi che abbiamo cominciato a costruire. Di fronte a una situazione, io, usando in questo caso gli occhi, ma potrei essere anche un segno, faccio così e così, e mi costruisco il significato di questa cosa, lo tengo presente, costruisco un altro significato tenendo presente quello, e quando li devo esprimere insieme uso la E, faccio quello, e questo è fare la E. Con i gesti faccio una metafora così, è la E. Quando faccio l'O mi costruisco questo è come se non lo sentissi più, non c'è. Quando invece costruisco questo l'ho abbandonato, non è più neanche in memoria, è come prima. Io posso guardare, quando decido di guardare il tappo, so che c'è la bottiglia, ma non guardo solo il tappo. Mi tengo solo il tappo. Qui uguale, mi tengo il bicchiere, poi lo lascio, mi tengo con la testa, col pensiero, mi tengo, non il pensiero, perdono, con l'attività attenzionale, mi tengo la bottiglia, e poi quando decido di costruire un pensiero e legare, dico bicchiere e bottiglia, oppure faccio bicchiere o bottiglia. La O è diversa dalla E, e non si indica, si fa, e la impari a farlo perché tu, in quella situazione, vieni sollecitato dalla situazione stessa, quando ti vuoi tenere una cosa i bambini, o questo, sanno già perché fanno con la testa. Bene, il linguaggio non si impara indicando, si impara sollecitati a fare le operazioni, e siccome il modello prevede che quando facciamo le stesse operazioni sputiamo fuori le stesse parole, alla fine ci si può comprendere. Quindi gli impegni semantici hanno alle spalle questo legare insieme parole e attività mentale, Ceccato la chiama rapporto semantico. La semantica, di cui Vaccarino si occupa, dalle operazioni mentali alla semantica, prolegomeni, perché come insegnavano i prolegomeni è quello che deve venire prima di parlare, devi aver imparato a mettere insieme i pezzi, è questa cosa qua, è
imparare ad accompagnare le operazioni che fai con l'organo dell'attenzione, le parole che fai con le corde vocali che butti fuori. In quel modo lì si crea un rapporto. Fai questa operazione e dici E, fai quest'altra operazione e dici O, fai quell'altra operazione diversa e dici come, fai l'operazione diversa e dici tutto, fai l'operazione diversa e dici quando, bello, brutto, eccetera, eccetera. A sto punto, per essere precisi, come vi dicevo prima, posso però dire anche mela, posso anche dire sedia. Quando costruisco questi significati di mela e di sedia, Ceccato comincia a fare la distinzione, dice allora si è evoluto l'organo dell'attenzione produce i significati quando lavora per conto suo. Lui lo traduce allora è un organo che funziona a due stadi, come luce accesa e spenta, c'è una pulsazione, come può essere la pulsazione del cuore. Quando l'organo, questa parte del sistema del nervoso centrale, pulsa, costruisce, combinando in modi diversi, nell'ordine, nella tenuta, queste pulsazioni di un organo, costruisce i significati che lui chiama, in onore a Kant, che è stato il primo, secondo lui, che aveva capito che non c'è solo la realtà che vedi con gli occhi, anzi che ci deve essere qualche cosa che fa l'uomo, solo che ha detto ci sono le 12 categorie, e invece non sono 12, perché le preposizioni, le congiunzioni, i sostantivi, i nomi, sono migliaia. Vaccarino negli esami del 2000 tra i più importanti, poi quando paragoniamo un dizionario, un vocabolario. Bene, dice allora.